Siamo nella foresta del Cansiglio orientale in una delle SHS realizzate dal progetto Lifespan. Più precisamente siamo nella SHS che si trova vicino al Sentiero degli Slipari, dove col progetto abbiamo anche realizzato il sentiero dimostrativo per raccontare bene quali sono gli interventi che sono stati realizzati nel bosco. Qui siamo alla stazione dedicata agli alberi sradicati e ne abbiamo qui uno vicino e siamo con Bruno De Cinti, il coordinatore del progetto Lifespan. E Bruno, ti chiederei di raccontarci intanto lo scopo di questo intervento e quali sono le specie target di specie saproxiliche a cui è dedicato, insomma, questo intervento. Questo è un esempio degli interventi che vengono fatti all'interno del progetto Lifespan, e tutti questi interventi sono mirati a creare dei microhabitat. In particolar modo questo tipo di intervento prevede il ribaltamento della pianta con il sollevamento della zona radicale. Questo fa sì che c'è un rimescolamento degli strati, si vanno a creare tutta una serie di microhabitat di cui beneficiano rettili, anfibi, ma anche uccelli. In particolar modo lo scricciolo sembra, anche dai primi monitoraggi fatti, beneficiare particolarmente di questo tipo di intervento. Ecco, ma per dare qualche aspetto tecnico utile alla replicabilità di questi interventi, come si sceglie la pianta giusta per un intervento del genere e poi quali sono gli accorgimenti tecnici nella realizzazione proprio di questo intervento? Ovviamente queste piante debbono essere trazionate, quindi servono delle macchine adeguate per poterlo fare. La dimensione della pianta deve essere commisurata alla dimensione della macchina che si ha a disposizione. E le macchine debbono poter raggiungere dei punti dai quali poter lavorare, e per poterlo fare serve una viabilità forestale. Quindi la scelta delle piante deve essere funzionale alla viabilità in essere. Quindi dobbiamo scegliere piante vicine a punti dove le macchine possono arrivare, e debbono, come ripeto, essere dimensionate in base a che tipo di macchine sono disponibili e a che tipo di macchine riescono a sopraggiungere. Altri accorgimenti tecnici che mi chiedevi, ovviamente le piante, se ci sono più piante molto vicine tra di loro, ci sono fenomeni di anastomosi radicale, per dirlo in termini tecnici. Comunque sia, tutte le radici vanno ad intrecciarsi, quindi trazionando una pianta e ribaltando una pianta si vanno a danneggiare quelle a fianco. Quindi meglio scegliere piante isolate. Meglio ancora se non ci sono grosse rocce vicino alle piante, perché delle grosse rocce vanno a posizionarsi sulle grosse radici, e quando si va a trazionare la pianta la resistenza che questa oppone alla trazione può essere eccessiva, può danneggiare le macchine o rendere, diciamo, vano l'intervento, quindi rimane solo poi un tentativo e non ci si riesce. Allora, grazie Bruno, e adesso ci muoveremo verso il prossimo intervento e parleremo di cercinatura.